andare a mettere le mani nella storia è come andare a cercare nel profondo, dentro, inconscio di noi. Mi sembra in questi ultimi anni di aver parlato troppo, cioè non mi sto mai zitto, insomma, e in qualche modo credo di aver fatto una riflessione, cioè di aver capito che non è necessario in continuazione, anche se sollecitato dalle domande di tantissime persone che poi mi fanno le domande che mi assediano tutte le volte che c'è una conferenza, una manifestazione, non è necessario ripetere le stesse cose, rispondere alle stesse domande, perché poi la gente ti fa sempre le stesse domande. E io dico sempre alla gente: guardate, è tutto pubblico, è tutto scritto sui libri, è tutto sui miei siti, andate, leggete, guardate, perché mi fate sempre le stesse domande, no? E a quel punto scopro che sostanzialmente la gente in generale non ha nessuna voglia di andarsi a documentare, dice dimmele a voce così faccio prima, non vado a leggere, non mi vado a documentare, non vado a rivedere interviste fatte 2, 3, 4, 5, 10 anni fa. E da questo punto di vista l'idea è che per me non è necessario ripetere le cose che ho detto, non ha senso. E quindi cosa faccio? Ho deciso di non dirle, cioè di stare più zitto, di rispondere solo alle cose, alle sollecitazioni più interessanti, ma sostanzialmente di intervenire meno nei discorsi, anche quando sento parlare due persone e io di solito intervengo dicendo no, le cose non sono così, perché, e aggiungo dei particolari. Ecco, sono tutte cose che ero abituato a fare prima, ma ora non faccio più, perché la gente si deve abituare a lavorare su se stessa, con gli sforzi che ognuno fa per se stesso. Questo da un punto di vista così puramente pratico. Da un altro punto di vista vedo che ci sono tante persone che proprio non hanno nessuna voglia di sentirmi parlare, perché quello che dico non è consono alla loro mappa del territorio. Quindi, contestando la mia mappa del territorio, tutte le volte che io gli ricordo delle cose, loro non se le vogliono sentir dire. Io gli ricordo che Dio siamo noi, io gli ricordavo che bisogna prendere sulle proprie spalle la responsabilità della propria vita, questi non se la vogliono sentir dire queste cose. E quindi alla fine gli do fastidio, insomma, a queste persone. Io ho fatto una seconda riflessione, ho detto: ma perché devo dar fastidio alle persone? Cioè, se uno ha una mappa del territorio e non vuole cambiarla, che se la tenga. E poi c'è un terzo gruppo di persone che sostanzialmente, pur sapendo che io dico cose che hanno un senso preciso, me le contesta perché sono pagati per farlo. E sono i debunker, i quali chiaramente, prezzolati e pagati da chi comanda, non vogliono che io sostanzialmente sputtani la realtà dell'universo, dica che i nostri governanti sono sostanzialmente dei truffatori e allora perché infastidire anche loro? Perché, come facevo prima, tutte le volte dire questo ha detto una fesseria, perché scientificamente si dimostra che è una fesseria, e questo mi costa energia. Perché farlo? Io l'ho fatto fino a 74 anni, ora ho deciso che non c'ho più voglia di farlo. Noi siamo a ridosso della conferenza di Spoleto organizzata da Spoleto Olistica, conferenza veramente eccezionale, in un posto eccezionale, teatro bellissimo. Avete portato delle cose molto interessanti. Nonostante questo, lei mi sta dicendo, le persone quando ci avvicinano, mi avvicinano, bene o male mi fanno sempre le stesse domande. Secondo lei come mai questa cosa? Secondo me dipende dal numero di neuroni che hanno le persone, cioè sostanzialmente è vero che noi tutti abbiamo sempre un certo numero di neuroni, ma ci sono persone che per problemi anche storici, non solo mentali, non solo psicoanalitici, non solo biologici,
non sono capaci di mettere in atto quella macchina meravigliosa che è il nostro cervello. Quindi sostanzialmente un po' da una parte la pigrizia, un po' da una parte il fatto che sono tantissimi anni che chi governa ha tentato di fare di tutto per renderci stupidi. Ebbene, devo dire che sostanzialmente ci è riuscito, perché voi guardate quello che succede con i bambini piccoli oggi, a 3 mesi, 4 mesi ti mettono in mano un telefonino, e questo vuol dire che dopo 6-7 mesi che questa cosa accade, il bambino piccolo è rovinato per sempre. Tu gli togli il telefonino e tutte quelle endorfine che si manifestavano prima nel cervello di questo piccolo bambino fanno scatenare una reazione come se questo ragazzo fosse senza il telefonino totalmente drogato, quindi crisi da astinenza da telefonino. Reazione isterica spesso. La relazione è della settimana scorsa, che un ragazzo di più di 20 anni è stato ricoverato e perché si muoveva in modo strano, un po' schizoide, diceva cose sconnesse, e hanno pensato i medici che di trovarsi di fronte a un ragazzo che aveva una crisi d'astinenza da droghe pesanti, invece semplicemente aveva perso il telefonino. Questo ci fa capire come chi comanda ha opportunamente utilizzato dei sistemi per farci diventare stupidi. E questa cosa io la dico, tra le altre cose la dico in continuazione. E la gente mi guarda e dice sì, è vero, però dopo 5 minuti ci ria il telefonino in mano ed è come se io non avessi detto niente. A questo punto io di solito quando ti dico una cosa te la dico una volta, 2 volte, 3 volte, la quarta volta non te la dico più. Vuoi mettere le dita nella corrente? Metti le dita nella corrente. Ma poi poverino prende la scossa e muore. Pazienza, siamo 8 miliardi e mezzo di persone, in questo mondo vuol dire che saremo più larghi. Ci vuole dire in 2 minuti quali sono le novità più interessanti che avete portato alla conferenza di Spoleto? Dunque, la conferenza di Spoleto ha una caratteristica fondamentale. Segna un ruolo, un momento, una tappa conclusiva, quasi totalmente conclusiva, della nostra ricerca sulla piana di Giza. È vero che ci sarà da lavorare ancora 20 anni su questo argomento, ma per me almeno, del team, rappresenta sicuramente un punto d'arrivo. Dopo di questa conferenza ci saranno altre cose da fare che sono molto più importanti. Noi abbiamo aperto sicuramente una ricerca, abbiamo sfondato quella porta che per tanto tempo nessuno aveva avuto il coraggio di sfondare. Noi abbiamo detto la storia non è quella che ci raccontano sui libri. Abbiamo fatto vedere con delle fotografie che rappresentano sostanzialmente delle tomografie che abbiamo fatto con radar ad apertura sintetica di tutto quello che c'è dentro le piramidi che nessuno aveva mai visto e sotto la piana di Giza. Da questa cosa non si torna più indietro, le cose stanno così. Questo vuol dire definitivamente che gli antichi egizi non hanno costruito un bel niente e che quelle cose che esistono sotto la piana di Giza fanno parte di una tecnologia architettonica che sicuramente non poteva essere in mano a degli uomini che sostanzialmente avevano la cultura dell'età della pietra. Da questo punto di vista non si torna più indietro, ma questo era quello che noi volevamo dimostrare. A questo punto possiamo lasciare agli altri, a quelli che finora si sono identificati come gli esperti, gli egittologi, gli storici del mondo, di continuare questa cosa, anche se loro fino a questo momento non volevano prendere in considerazione che la realtà è una realtà diversa, quella che raccontavano loro fino a questo momento non era vera. Ora devono prendere la responsabilità del fatto, capire che tutto quello che hanno raccontato fino ad ora era sbagliato. E quindi, siccome loro sono gli esperti, è loro che devono continuare e dare delle spiegazioni. Noi in fondo non dobbiamo dare spiegazioni, noi dobbiamo dire: guardate le fotografie, qui sotto
Sotto la piramide di Khafre ci sono 8 tubi che vanno per un chilometro e 200 metri sottoterra. Le cose stanno così. Noi ve lo facciamo vedere. Questa è la realtà. Me lo spieghi te che sei l'esperto, che ti sei sempre dichiarato l'esperto. Questo è il punto di arrivo. Cioè abbiamo sfondato un muro, ora aspettiamo che gli altri con la scienza senza H confutino oppure confermino. Non possono confutare perché è tutto già confermato, non solo confermino, ma ci diano le spiegazioni del perché. E del per come anche. Del perché, del per come, eccetera, eccetera. Se no dopo ci toccherà a noi andare avanti in questo percorso, ma io ritengo che l'obiettivo fondamentale era quello di sfondare il muro. Gli altri, gli egittologi veri, non hanno avuto il coraggio di farlo. Sapevano esattamente che si trovavano di fronte a un muro e che dietro al muro ci sarebbe stata una risposta che loro non avevano voglia di andare a trovare. L'abbiamo sfondato noi il muro, ma ora a questo punto non si possono tirare indietro. Per questo dico, è un punto, è un momento di arrivo per noi. Noi abbiamo ottenuto un risultato. Il risultato non è scoprire che cosa è successo prima. Il risultato è molto più semplice, è dire all'umanità non è successo quello che vi avevano detto che era successo, cioè vi hanno mentito. E questo tipo di ricerca è un tipo di ricerca che io faccio anche in altri campi, cioè dimostrare alla gente comune che deve tornare a ragionare con la propria testa, col proprio cervello, e non ci si deve più fidare dei nostri governanti, né nel campo religioso, né nel campo politico, né nel campo militare, né nel campo economico, né nel campo scientifico. È stata una menzogna totale che è stata resa possibile solo perché qualcuno ha tentato di rendere il nostro cervello inutilizzabile. Con una scuola sbagliata, con la televisione che spara cazzate dalla mattina alla sera, con i giornali che oggi non legge più nessuno perché ci siamo resi conto che sui giornali ci sono scritte delle menzogne tremende. Questa cosa con gli ultimi 3 anni di pandemia. Ecco, di fronte a quello che abbiamo tirato fuori scientificamente sotto le piramidi e dentro le piramidi della piana di Giza, non si può più tornare indietro. La gente è rimasta ammutolita. I debunkers che hanno tentato, dopo una settimana dalla prima conferenza che abbiamo fatto a Bologna qualche tempo fa, a marzo, davanti al primo tentativo goffo di dire è tutto finto, non è vero niente, quello che dicono questi pseudoscienziati non è vero niente, non sono neanche scienziati, si è sgretolato come polvere al vento, perché in realtà noi abbiamo dimostrato, e lo abbiamo dimostrato nel modo più semplice, parlando con la gente comune, non con gli scienziati. Con gli scienziati ci abbiamo parlato dopo. E all'inizio anche gli scienziati hanno detto no, sicuramente questa è una grande puttanata, e ora si stanno accorgendo che si devono rimangiare le cose che avevano detto. Perché? Quando gli scienziati ci hanno detto, e per fare alcuni esempi, uno dei più grandi esperti di radar ad apertura sintetica americano ci ha detto che il lavoro scientifico nostro che avevamo pubblicato, il primo, nel 2022 non aveva senso perché c'erano addirittura degli errori di stampa. A un certo punto invece di scrivere fotoni avevamo scritto fononi, e i fononi cosa sono? Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo tizio non sa che cosa sono i fononi, cioè deve essere preso a calci nel culo e cacciato dalla università, dove ora c'ha una bella cattedra con un sacco di studenti e guadagna un sacco di soldi. Questo è un aspetto fondamentale. Ho ricordato anche agli scienziati che uno scienziato americano sostanzialmente ha una capacità cerebrale paragonabile a un ragazzo di terza media in Italia, perché la cultura è in Italia, la cultura è nel Mediterraneo, la cultura non è anglosassone, ancora una volta. Quindi, per esempio, dietro le ricerche, le scoperte che abbiamo fatto, c'è anche da fare una meditazione sulla politica italiana. Basta, direi, ai nostri governanti di essere governati dai servizi segreti inglesi, ricacciamoli da dove sono venuti.
perché noi siamo gli italiani che hanno fatto una scoperta epocale. Il radar ad apertura sintetica è un sistema che si conosce, che era stato scoperto, inventato, utilizzato da tantissimi anni. Quello che noi abbiamo fatto è come scoprire la ruota, trasformare una pietra che rotola in ruota, utilizzando una tecnica che è una sottoapertura sintetica che trasforma un segnale fotonico in un segnale fononico. Voi sapete che la luce dentro la materia non ci va, la luce va bene nel vuoto. Quando invece si deve guardare dentro la materia, si devono usare i suoni, cioè i fononi. Noi abbiamo trasformato un segnale fotonico, un campo elettromagnetico, un segnale che viene dal radar da 600 km di distanza e guarda cosa succede sulla superficie della piramide. E questi movimenti sono stati trasformati in seni e coseni, in funzioni matematiche che attraverso un'espressione matematica che si chiama trasformata di Fourier, antitrasformata di Fourier, siamo riusciti quindi a vedere che cosa c'è dietro ogni movimento, di ogni pixel. Ogni pallina che si muove, dietro c'è altrettante palline piccole che premono su questa pallina che si muove. Abbiamo quindi decodificato tutte le informazioni fononiche, cioè vibrazioni, cioè suono, che ogni pallina piccola della superficie della piramide contiene, e abbiamo trovato tutte le informazioni di tutte le palline attaccate a questa pallina esterna, sapendo esattamente dove andare a pescare l'informazione all'interno della piramide. Ne sono venute fuori delle tomografie. Queste tomografie rappresentano un'immagine tridimensionale della piramide, falsa tridimensionalità, però quando noi abbiamo una tomografia, cioè una fettina di torta, l'abbiamo tagliata, la nostra fettina di torta contiene tutte le informazioni di ciò che è davanti e di ciò che è dietro, perché sono vibrazioni fononiche. In quel contesto noi avevamo, con un trucco, eravamo stati capaci di ottenere da una striscia come si dice, di puntini superficiali alla piramide, una informazione verticale e orizzontale di tutto quello che c'era sotto. Non l'aveva mai fatto nessuno. E quindi siete arrivati a ridosso della pubblicazione del lavoro scientifico in merito? Sì, la prima volta nel 2022 abbiamo pubblicato questo lavoro scientifico. Questo lavoro scientifico ha avuto... Sì, ovviamente, scusi, mi correggo, la nuova parte, il secondo lavoro scientifico in merito a queste scoperte. Lo stiamo completando in questi giorni perché attualmente consta di 95 pagine, quindi capite bene che si tratta di un lavoro scientifico estremamente impegnativo anche nella scrittura, non solo nella lettura. E questo lavoro scientifico lo abbiamo deciso di scrivere perché abbiamo avuto 3 inviti dalle riviste scientifiche che vogliono che noi si scriva questa roba. Va tenuto presente che il primo lavoro scientifico del 2022 a tutt'oggi è stato letto da 350.000 persone. Per chi non lo sapesse, un lavoro scientifico quando ha successo nel mondo viene letto da 80 persone, che sono gli esperti che si trovano qua e là della materia che tu stai in qualche modo pubblicando. 350.000 persone vuol dire che questo lavoro scientifico ha avuto un'eco che non mi risulta nessun altro lavoro scientifico pubblicato nel mondo ha mai avuto. Incredibile questo, nella storia dei lavori scientifici dell'umanità. Nella storia dei lavori scientifici probabilmente neanche i lavori di Watson e Crick sulla struttura del DNA hanno avuto un successo del genere. Io ieri, per scherzare, la inserisco adesso qua nel montaggio, ho chiesto al dottor Filippo Biondi come mai non si... È una domanda scontata questa, ma come mai non venite neanche presi in considerazione, ad esempio, per il Nobel o per cose di questo genere, per riconoscimenti di questo genere? Per noi è scontata la domanda e anche la risposta, però gliela faccio comunque per chi magari non la conosce. Dunque,
Dal mio punto di vista, io ho insegnato chimica organica all'Università di Pisa per una quarantina d'anni sostanzialmente, e quindi ho messo le mani nella scienza e nella storia della scienza, e mi sono reso conto, quando insegnavo agli studenti le reazioni di chimica, c'erano un sacco di premi Nobel da citare nel percorso della chimica organica 1, della chimica organica 2 e così via. E ho sempre fatto notare come il premio Nobel nasce e viene dato sostanzialmente non perché, come potrebbe sembrare ai profani, chi ha scoperto qualcosa di importante verrà premiato per problemi scientifici. No, il premio Nobel viene dato perché qualcuno ci fa i soldi sopra. Cioè non è un premio al contributo all'umanità che viene dato dal lavoro scientifico? Assolutamente no. È un premio che viene dato a un soggetto che permette con la sua scoperta di far guadagnare, per esempio, la Big Pharma. O l'industria della guerra? O l'industria della guerra, assolutamente. Quindi noi non ci aspettiamo nessuno, ma figuriamoci, non abbiamo neanche preso in considerazione questa cosa, perché poi ora è quasi un titolo di demerito, cioè il premio Nobel lo danno a delle persone che non valgono niente. Hanno dato il premio Nobel a Obama per la pace, figuriamoci se ci danno il premio Nobel a noi, io quasi quasi lo rifiuto. Ma allora, professore, cosa la muove? No, a me mi ha sempre mosso l'interesse per l'universo. Io sono come un bambino piccolo, io guardo l'universo con grande interesse. Perché? Perché io credo, nel mio modo di pensare, e ho anche cercato di dimostrarlo, che Dio non esiste, che siamo noi i creatori dell'universo, che siamo venuti qui per fare l'esperienza della dualità, per comprendere l'unica cosa che noi, come coscienza unificata, non possiamo sapere. Che cosa vuol dire essere in due? La coscienza non lo può sapere perché è sempre stata una cosa sola. Allora la coscienza, per diventare totalmente perfetta, ha deciso di fare l'esperienza, di mettere le mani nella marmellata, di costruire un laboratorio dove sperimentarsi. E questo laboratorio è l'universo. E noi stiamo facendo, come piccoli pezzi di coscienza, l'esperienza. Abbiamo guardato dentro questo laboratorio, ci abbiamo messo la testa dentro, stiamo facendo l'esperienza della dualità, nascere, morire, pieno, vuoto, acceso, spento, buono, cattivo, alto, basso, nero, bianco. Solo che non ci ricordiamo di essere i creatori dell'universo, e non ce lo ricordiamo perché abbiamo deciso di non ricordarcelo, perché solo così possiamo fare un'esperienza coerente, vera, reale. È bello scoprire come abbiamo costruito l'universo, è bello ricordarcelo, è bello comprendere che la matematica non è quella che ti insegnano a scuola, dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La matematica con cui abbiamo costruito l'universo si basa su numeri irrazionali, come pi greco, come il numero di Eulero, come la sezione aurea, come la radice di 2. Numeri che dopo la virgola non finiscono mai. Trascendenti. Sono trascendenti perché noi non abbiamo capito che sono in qualche modo degli oggetti che trascendono la comprensione umana, ma quando noi ci ricordiamo che non siamo solamente uomini, cioè contenitori di coscienza, ma siamo la coscienza vera, ecco che la trascendenza siamo noi stessi. E a questo punto è ricordare come siamo fatti, ricordare che cosa abbiamo costruito, è fondamentale. In questo contesto, andare a mettere le mani nella storia è come andare a cercare nel profondo, dentro, inconscio di noi. È un tentativo, scoprire quello che è successo nella storia delle piramidi, di ripescare le nostre origini, non solo storiche, ma di sapere esattamente chi siamo. Questo si può fare guardando indietro nella storia, senza peli sulla lingua, ma si può fare anche guardandoci dentro, cioè guardando dentro di noi. Per un attimo l'osservazione dello scienziato
che osserva i fenomeni della natura, così Galileo ci ha insegnato a fare, viene sovrapposta a un altro modus pensandi. Guardiamoci dentro di noi con una profonda introspezione e andiamo a vedere quello che fuori non si vede e che ci hanno detto che era fuori e invece noi scopriamo che è dentro di noi. Nell'istante in cui scopriamo che tutto ciò che vogliamo comprendere è dentro di noi, scopriamo inesorabilmente che noi siamo i creatori del fuori. E quindi dentro e fuori è una dualità finta che non esiste, perché esiste solamente la coscienza. A questo punto di vista il percorso dello scienziato diventa un percorso non più tecnico, non più fisico, non più matematico, ma assolutamente filosofico. Allora, le anticipo che con questa risposta potremmo chiudere tranquillamente l'intervista, perché ha fondamentalmente risposto a tutte le domande che io ho su questo foglio che ho fatto agli altri interlocutori fino ad oggi. Però le faccio allora altre 2 domande, così cerchiamo di dare un contributo ulteriore, se possibile. Qual è stato per lei il suo più grande successo a livello proprio di scoperte, ricerche, informazioni che è riuscito a fare sintesi, la sintesi più importante, oppure l'azione o l'informazione più importante che ha messo nel campo? Ma ci sono 2 tipi almeno di informazioni. Di solito a questa domanda si risponde sempre così. Qual è il progetto scientifico che ti è piaciuto di più, che è stato più importante per la tua vita? E tutti rispondono inesorabilmente l'ultimo. Qual è il film più bello che hai fatto? L'ultimo. Qual è l'intervista più bella che hai fatto? L'ultima. Quella con me. È sempre così. È sempre così. E in questo momento io, anche con l'aiuto di Filippo Biondi, ci stiamo interessando di diverse cose. Una di queste cose che è molto affascinante è comprendere come funzionano i numeri primi dell'universo, perché dentro la comprensione dei numeri primi c'è la struttura olografica dell'universo. E credo che fra qualche mese o qualche anno avremo delle risposte. Ecco, questa è solo una parte della risposta, perché poi c'è un altro aspetto della questione. Qual è la cosa che mi ha fatto in qualche modo acquisire la consapevolezza di me e che è stato il salto quantico importante della mia vita? È stato riconoscere me stesso. Questo può sembrare una stupidaggine, ma riconoscere me stesso vuol dire che quando ti guardi allo specchio, te sai chi sei. Sapete, per esempio, il gorilla si guarda allo specchio, gli esperimenti che sono stati fatti nella foresta, e ha paura che quella cosa che vede nello specchio sia un altro e scappa, oppure gli dà un pugno allo specchio e lo rompe. E noi crediamo di essere molto diversi, perché quando ci guardiamo dallo specchio sappiamo che lo specchio ci rimanda la nostra immagine speculare. Ecco, in quell'istante non abbiamo capito niente, perché quello che noi vediamo come immagine speculare è molto di più. È molto di più. Noi non siamo Rossi Giovanni, noi non siamo un codice fiscale, noi non siamo dei semplici consumatori, noi siamo la vita. Il corpo non esiste, è solo un contenitore e questo contenitore noi gli diamo la vita, noi che siamo dentro questo contenitore. E noi chi siamo? Noi siamo la coscienza, quella cosa che tu riconosci a un certo punto della tua vita dentro di te. E la riconosci dentro di te perché sei stato in grado, almeno a me è successo così, di riconoscerla nell'altro. Cioè, quando noi ci innamoriamo di un altro, non capiamo che cosa cavolo sia l'amore. È un momento in cui anche lì sostanze chimiche, endorfine ti fanno impazzire, te non capisci più neanche chi sei innamorato, cammini a 3 metri da terra e non capisci assolutamente più niente di quello che sta succedendo. Non è così, non è così semplice. L'innamoramento
è riconoscere nell'altro se stesso. Quando la coscienza incontra se stessa per la prima volta e si riconosce, è felice come un bambino piccolo. L'amore, di cui la gente parla, è un'altra cosa. Noi non possiamo amare un altro come la gente dice, perché l'altro sei te. Te non puoi amare te stesso, non ha nessun significato amare se stessi. Ha significato riconoscere nell'altro se stessi ed essere contenti di aver riconosciuto un altro pezzo di te che gira per questo universo. Quindi abbracciare un altro vuol dire in fondo volersi bene da questo punto di vista. Nell'istante in cui capisci questa cosa su un altro e lo capisci un giorno per la strada, mentre neanche ci pensi, quando la prossima volta ti guardi allo specchio, vedi che l'immagine tua speculare ha un altro significato, ti è cambiata la mappa del territorio, quell'altro sei te, non è una tua immagine speculare. Tu ti guardi e comprendi, come se per un attimo fossi uscito da te stesso e ti sei guardato all'esterno, che tu non sei solamente un essere umano, tu sei un uomo e c'è una bella differenza. La sento molto addosso questa cosa che sta dicendo, sinceramente. Sento che è molto vera. Questa definizione di innamoramento è assolutamente così. Mi sento di dire questa cosa, sinceramente. È forse la forma estrema di empatizzazione, di empatia. È uno degli istanti più importanti del percorso di comprensione, perché prevede che questo tipo di atteggiamento verso l'altro abbatte tutte le barriere. Non puoi più nascondere te stesso all'altro, perché l'altro sei te e non avrebbe senso erigere delle barriere verso l'altro. La barriera è una separazione. La separazione da un punto di vista termodinamico non fa che abbassare l'entropia del sistema, mentre il secondo principio della termodinamica, a cui sono molto affezionato, dice che l'entropia aumenta sempre e l'entropia è legata alla simmetria del sistema, quindi la simmetria deve aumentare e per aumentare la simmetria non ci devono essere sbarramenti, non ci devono essere piani di dissimmetria. Questo vuol dire che il nostro percorso sta andando nella direzione giusta, perché quando io comprendo che l'altro sono sempre io, ecco che quel processo di separazione iniziale che noi come coscienza abbiamo voluto creare per sperimentare la separazione sta finendo. Noi abbiamo capito che cos'è la separazione, abbiamo capito che la separazione non esiste. Noi siamo tutti una cosa unica e abbiamo capito che l'unico modo per capire che la separazione non esisteva era sperimentarla e riconoscere che tutta quella cosa che noi avevamo creato e che virtualmente appariva come un film di separazione non era vero, era virtuale. A quel punto noi dobbiamo comprendere, e io credo di averlo compreso, che l'ultima barriera della separazione è comprendere che la differenza tra la vita e la morte non esiste. Come è possibile dire questo? È semplice. Noi abbiamo una definizione di vita e di morte che non si adatta alla realtà. In questo universo la morte non c'è, non esiste. La morte del corpo fisico non è una morte, il corpo fisico è sempre morto. Siamo noi, come dicevo prima, che diamo vita al corpo fisico. Quello che succede alla fine, che cos'è? La coscienza di tutti noi torna a riunirsi in un'unica cosa, una coscienza integrata. Il secondo principio della termodinamica dice che l'entropia è uguale al meno logaritmo dei microstati. Quando i microstati, che siamo tutti noi, tornano ad essere uno, il meno logaritmo dei microstati è 0, che è il valore più alto dell'entropia, che parte da meno infinito e va a 0. E l'entropia è la misura della coscienza. Pensate, quindi la coscienza non può diminuire mai, aumenta sempre. A quel punto
Cosa fa la coscienza? A quel punto la coscienza sta ferma, non ha più bisogno di creare un laboratorio che è l'universo, perché ha capito quello che doveva capire. E a quel punto che cosa fa la coscienza? Muore. E a quel punto si capisce una cosa fondamentale, che noi abbiamo sempre pensato che il morto fosse una cosa che non interagisca con l'ambiente. Il morto è qualcosa che non fa niente, il vivo è qualcosa che si muove. In realtà il morto non è morto, è in stand-by e la coscienza alla fine sarà ferma, sarà in stand-by, ma non per questo sarà morta. In quel momento comprendiamo che vivo e morto sono i due stati quantici sostanzialmente che si sovrappongono nella funzione di Schrödinger per dire, descrivere com'è la realtà. La realtà è sostanzialmente la sovrapposizione di due funzioni d'onda, una che rappresentano una cosa e l'altra che rappresentano l'opposto di questa cosa. In quell'istante noi si comprende che la dualità non esiste, si torna a essere coscienza integrata, ma siccome il tempo non è locale, Alan Aspect, premio Nobel per la fisica, dice questo momento che stiamo vivendo in questo istante è anche l'inizio dell'universo. L'inizio dell'universo è l'istante in cui la coscienza si è divisa in due, in 4, in 8, in 16 e così via. In quell'istante ha avuto inizio la vita, come la conosciamo noi, no? Ma quello è anche il momento in cui tutto si spegne, tutto finisce. Questo che cosa vuol dire? Che noi siamo vivi e morti insieme, come la coscienza, perché noi siamo coscienza. Noi stiamo vivendo solamente in questo istante e avendo coscienza solo di una delle due parti della funzione d'onda, il vivo, credendo che il morto sia un'altra cosa. Invece noi siamo vivi e morti insieme, cioè la morte non è la morte, cioè la scomparsa dell'esistenza. La morte è la coscienza che sta in stand-by, la vita è la coscienza che fa qualcosa. Per capire meglio, secondo lei si ha o si è la coscienza? Si è la coscienza. La coscienza si manifesta. E quando si chiede alla coscienza perché ti sei manifestata, la coscienza ti dice: io non mi sono manifestata, io esisto. Punto. Dove è localizzata secondo lei? La coscienza, in un modello matematico e geometrico, la coscienza ha creato l'universo virtuale, il laboratorio, attorno a sé. Quindi la coscienza è all'interno dello scatolone, perché il di fuori, la fisica quantistica moderna ti dice, non esiste. Ci sono alcuni studi che vedono l'universo come una serie di centri mossi che generano tutto il movimento che vediamo noi. È quel centro? Bisogna tenere presente che noi, da bravi creatori dell'universo, questa informazione ce l'abbiamo dentro di noi, pur non sapendo che ce l'abbiamo dentro di noi. E ogni tanto, casualmente, la tiriamo fuori in modo un po' disorganizzato. Per esempio, gli antichi induisti, a cui mi rifaccio quando parlo del mito più antico, parlano di chakra, cioè di ruote che girano. Allora dovete tenere presente che l'universo, da questo punto di vista puramente geometrico e meccanicistico, è una grande ruota che gira, ma in questa grande ruota che gira e che farà un giro solo, non ne fa due, quindi il tempo non si ripete, pur essendo circolare, è collegata a tutti i suoi aspetti, che sono delle rotelline più piccole, e tutte queste rotelline più piccole girano ad una velocità diversa, ma compiono tante rotazioni con una frequenza che è un sottomultiplo della frequenza della rotellona grande, che è l'universo. Questi sono i significati dei chakra antichi. Questo vuol dire che è tutto collegato. Anche proprio nel disegno, diciamo, viene assolutamente rappresentato questo. Questo vuol dire che è tutto prevedibile ed è tutto collegabile ad un unico evento, inizio e fine della rotazione. Tutti gli eventi
in questo contesto che noi stiamo vivendo, anche se appaiono completamente slegati tra di loro, fanno parte di un unico grande evento. Questo è un po' quello che i meteorologi chiamano l'effetto farfalla. Una farfalla sbatte le ali a Tokyo e dopo 14 anni ci sarà un terremoto nel Bangladesh. I due eventi sembrano completamente scollegati, ma sono in realtà due aspetti di un unico evento. Ah, due aspetti di un unico evento, non uno la conseguenza dell'altro. No, come viene detto in realtà. Perché non uno la conseguenza Perché dell'altro? non c'è una susseguirsi di eventi secondo quello che stai dicendo. Non solo non c'è la susseguenza di eventi perché il tempo, essendo non locale, c'è solo un eterno presente, cioè non c'è un passato e un futuro. E questo ci dice una cosa importante, che non c'è il principio di causa-effetto, ma la causa e l'effetto sono in realtà due aspetti di un unico evento. So che probabilmente sto per farle ripetere qualcosa che ha già detto in questa intervista, però gliela faccio comunque questa domanda. Ha dato due immagini relativamente al tempo. L'abbiamo già affrontata 1000 volte questo discorso, però ci riproviamo un'altra volta. Due immagini. Il tempo non esiste, il tempo è circolare. Qual è vera delle due? Tutte e due, perché noi dobbiamo vedere se analizziamo tutto da dentro l'universo o analizziamo tutto in qualche modo non guardando la realtà virtuale, quella che ci circonda. Virtuale non vuol dire finta, virtuale vuol dire modificabile. Quindi lo spazio, il tempo, si possono modificare, allungare, stringere, invertire. C'è un altro aspetto, la realtà reale. La realtà reale, che è solo la pura coscienza, non prevede la possibilità di essere descritta da un algoritmo matematico, perché una funzione matematica del tipo f di x uguale y prevede tutta una serie di funzioni matematiche. Se f di x uguale k, cioè una costante, tutto è sempre uguale, è sempre lo stesso, la coscienza è sempre infinita e non cambia né nello spazio né nel tempo, perché la coscienza non contiene lo spazio e il tempo, perché è al di fuori dello spazio e del tempo, da questo punto di vista noi abbiamo un'altra visione delle cose. Analizzando tutto così com'è, dal punto di vista coscienziale, il tempo non esiste. Il tempo esiste solo se noi siamo all'interno del laboratorio che abbiamo costruito e sappiamo che questo laboratorio dura un istante, dura al massimo un tempo di Planck, 10 alla meno 44 secondi per i fisici. La nostra immaginazione non ci permette di capire concettualmente bene che cosa vuol dire esiste un solo evento che contiene tutti gli altri eventi. Noi, il nostro cervello, che secondo Pribram, secondo Koslin, secondo il fisico Bohm, è un lettore di ologrammi, il nostro cervello legge l'universo virtuale e il tempo in modo olografico, ma non perché il tempo sia una timeline che scorre, perché il nostro cervello lo vede così, mentre il nostro cervello legge l'ologramma, legge come una traccia su un CD, una canzone che ha delle note che si susseguono l'una dopo l'altra. In realtà, se uno guarda il CD da lontano, vede che tutte le note sono già scritte in un colpo solo. Ma se noi il CD non lo guardiamo da lontano, ma lo viviamo da dentro, ecco che la sequenza musicale ci appare temporalmente descritta. Una nota viene dietro l'altra e non tutte le note insieme, come quando guardiamo in modo reale il disco. Quando lo guardiamo in modo virtuale, ecco che nasce il tempo. E la fisica moderna ci dice: il tempo, come tutte le cose, nasce dal movimento. Il movimento, la sabbia che cade, no? In una clessidra segna un movimento, le lancette dell'orologio segnano un movimento. Se non c'è il movimento di un oggetto, il tempo non può essere misurato. Qual è il clock dell'universo? Se l'universo fosse un mega computer galattico, quanti megahertz avrebbe la sua CPU? Si può fare il calcolo.
E si tratta della velocità di interconversione del fotone e dell'antifotone, che sono due oggetti che interconvertono sotto il tempo di Planck in modo estremamente veloce. In quell'istante loro sono come un clock, come un pendolo, tic toc, molto veloce. Se questo entanglement tra due oggetti, che sono uno l'immagine speculare dell'altro nello spazio, nel tempo e nell'energia, quindi il piano di simmetria CPT, carica, parità e tempo, rimane rispettato, da una parte un fotone, da una parte l'antifotone, che si interconvertono tra di loro in continuazione. Blu, giallo, blu, giallo, blu, giallo. Lo potremmo vedere così, se volessimo vederlo con degli occhi colorati. Come vedete, il giallo, come immagine speculare, ha il blu. Come? Il giallo, quando io lo metto davanti a uno specchio, vedo una pallina gialla, perché quello è uno specchio solamente spaziale, non è uno specchio spazio-temporale energetico. Allora il contrario del blu è il giallo, perché il blu e il giallo sono due oggetti, che sono due vettori, che hanno una simmetria particolare, una opposta all'altra. Bene, detto questo, il fotone e l'antifotone si interconvertono tra di loro in questo modo e questo produce l'entanglement tra due cose che noi vediamo solamente come fotoni, perché l'antifotone non riusciamo ad averne consapevolezza, perché l'antifotone non interagisce per problemi di elicità, si dice così, con la materia. Noi siamo fatti di materia e quindi noi non vediamo gli antifotoni. L'antifotone lo vediamo solo quando è fotone, quando è luminoso. Quindi noi in realtà non vediamo questi due oggetti luminosi, spenti, vediamo questo luminoso, questo spento. Quando questo è spento, questo è luminoso. Ma siccome questo processo è velocissimo, come due luci stroboscopiche vediamo due fotoni sempre accesi. E il fisico sa che questi due fotoni sono entangled tra di loro, cioè accoppiati tra di loro, perché c'è la simmetria spazio-temporale tra i due. Ma sono uno un fotone e uno un antifotone. La fisica moderna non sa perché c'è l'entanglement. Sa che c'è l'entanglement, ma non sa perché l'entanglement esiste. L'entanglement esiste perché non è tra due fotoni, ma tra un fotone e un antifotone, se no la simmetria CPT non esisterebbe. Lei però, professore, ha detto che il tempo è circolare visto da dentro al laboratorio, ma una volta che finisce e non ricomincia. In realtà l'immagine che noi abbiamo della circolarità prevede un rinizio infinito, si potrebbe dire. Il problema nasce da Sant'Agostino. Sant'Agostino a un certo punto ha la necessità di dire al mondo che il tempo non è circolare, come si era creduto fino a quel momento. Il tempo è lineare, il tempo non torna indietro. Perché? Perché sennò Dio, che ha perdonato dal peccato originale Adamo ed Eva, potrebbe aspettarsi che Adamo ed Eva ripeccassero una seconda volta e Dio li dovrebbe riperdonare una seconda volta, cosa che per Sant'Agostino non è accettabile. Allora Sant'Agostino si inventa che il tempo è lineare. In realtà Sant'Agostino non aveva torto. Non si ripete l'universo, ma il tempo è circolare, come dice la fisica quantistica moderna, ma fa la grande ruota, il grande chakra, un giro solo. La ruota del samsara. Certo. Allora, riprendiamo un attimo le domande fondamentali. Questo, prof, io con lei ho veramente difficoltà a farlo, questo format, perché, come le ho detto, solo nella risposta di prima ha fondamentalmente risposto a tutte le domande che ho qui su questo foglio. E le chiedo, anche quella sulla morte mi ha risposto fondamentalmente, quindi le faccio un approfondimento su questo punto velocissimo se vuole, cioè se vuole veloce, se no anche si prende tutto il tempo che vuole. Cosa vorrebbe succedesse il giorno dopo della sua morte? Cosa potrebbe succedere? Cosa lei vorrebbe che succedesse? Che succedesse qui, a noi, alle persone, al mondo, alle informazioni, alle informazioni che lei ha diffuso? Allora, ci sono tre
livelli di comprensione. C'è la gente che parla delle cose, la gente che parla delle persone e la gente che parla delle idee. Allora a me non interessano né le cose né le persone. A me mi interessano le idee, a me mi interessano le idee. Quindi quello che vorrei è che la gente si ricordasse al limite delle mie idee, non della mia persona, che non ha nessun significato nella realtà, neanche virtuale, e non delle cose che ho avuto, dei vestiti che ho indossato, ma delle idee che ho messo a disposizione degli altri, perché la mia speranza era quella di condividere la mia mappa del territorio con tutti gli altri, cioè far vedere agli altri la visione che io ho della realtà virtuale e fargli capire che questa è una realtà virtuale e che dietro c'è dell'altro. Cosa la preoccupa del dopo, di quello che verrà dopo di lei? La stupidità della gente, perché è vero che l'entropia aumenta sempre, però il numero di stupidi aumenta sempre. Come si conciliano queste due cose? È semplice, è un'esperienza che io ho visto quando insegnavo all'università. In un'aula di 100 persone, un anno dopo l'altro c'erano sempre più stupidi, ma la stupidità che aumentava era compensata dall'intelligenza di 2 o 3 persone, le quali semplicemente con la loro coscienza e con la loro consapevolezza riuscivano a tamponare e a superare tutta la stupidità degli altri che comunque aumentava. Quindi, se le cose vanno in questa direzione, su questo pianeta, tra qualche cronone, ci saranno pochissime persone intelligenti che sono rimaste vive e tante persone stupide che per non guardare a destra e a sinistra quando attraversavano la strada sono state schiacciate dagli eventi. Però se ci pensa questo è abbastanza naturale, nel senso un melo, no, melo non si può dire perché tanto sono tutti sterili, ma un albero da frutta che fa frutti non sterili, i frutti che cadono a terra, 1, 2, forse 3 diventeranno degli alberi e tutti gli altri humus. Sì. È molto cruda questa cosa che sto dicendo. No, è una regola che segue il secondo principio della termodinamica, cioè l'entropia del sistema, cioè l'informazione aumenta sempre. Da questo punto di vista noi dobbiamo tenere presente che da una parte il secondo principio della termodinamica dice tutto è meglio da un punto di vista entropico quando le specie sono una sola. E dall'altra parte c'è la biologia che ci dice no, l'evoluzione è creata ed esiste solo se c'è una multipossibilità di avere diverse specie. E questo ci fa riflettere perché le due cose in realtà convergono in una cosa sola, che si chiama teoria della risonanza evolutiva. La teoria della risonanza evolutiva prevede che l'essere evolve quando la sua vibrazione, quella che De Broglie chiama vibrazione, ogni oggetto per De Broglie ha una sua vibrazione, la sua vibrazione è in armonia, diciamo in fase, con la vibrazione del campo che lo contiene. Quindi se io ho una curva di Gauss che mi fa vedere oggi la situazione, cioè una specie più importante degli altri perché ce n'è di più e tante altre specie che sono statisticamente meno importanti, questa è una curva di Gauss, quello che succederà quando l'universo si muove in questo modo, la teoria del campo quantico, rimarrà sempre uno l'area di questa gaussiana, ma la gaussiana si stringe andando a collidere con un'unica specie vivente. Questo è possibile solo, e si può dimostrare in laboratorio, è possibile solo perché tutte le informazioni di tutte le altre specie, importantissime, hanno trasferito le loro informazioni nella specie che poteva al meglio di tutte contenerla.
Se noi prendiamo, per dimostrare in laboratorio questa cosa, una serie di palline e le facciamo cadere in una tavola di Galton, la tavola di Galton è quella tavola con un chiodo, 2 chiodi, 3 chiodi, 4 chiodi, ci buttiamo sopra dei sassolini e questi sassolini cadendo tra un chiodo e l'altro cadono in alcune scatolette e queste scatolette ci fanno capire che si riempie molto di più la scatoletta centrale e molto meno le scatolette laterali, creando una curva gaussiana di numero di ciotoli che cascano in questa scatoletta, in quest'altra scatoletta, in quest'altra scatoletta e così via. Mentre noi buttiamo le palline dall'alto, i ciotoletti dall'alto, muoviamo la tavola di Galton in questo modo e invece di ottenere una gaussiana otteniamo una gaussiana più stretta. Questa è la prova sperimentale che la teoria della risonanza evolutiva è fondamentale. Ci vogliono tante specie per ottenere l'evoluzione, perché tante specie contengono tutte le informazioni che però alla fine convergeranno in una specie sola. Alla fine, in questo universo ci sarà solo l'uomo. È così convinto? Sono certo di questo. Nonostante siamo una delle specie più giovani sulla faccia della Terra, abbiamo solo forse, ipoteticamente, qualche centinaio di migliaia di anni. No. Ma che cosa è successo? Paragoniamo le formiche all'essere umano, paragoniamo l'alieno all'essere umano. La formica nasce, si evolve, ma a noi ci sembra che la formica di 100 milioni di anni fa sia uguale alla formica di ora, ma non è vero, si è evoluta ma con una certa lentezza. La formica si evolve. Poi nasce l'uomo e quello che succede è che l'uomo evolve molto più rapidamente. E ci si deve chiedere come mai l'uomo sì e la formica no. Semplice, perché l'uomo ha una coscienza più pressante. L'uomo ha una parte mentale, una parte animica e una parte spirituale. La formica ha solamente una parte mentale e forse una parte spirituale. Gli manca un pezzo, gli manca l'hardware. Questa è la cosa che fa la differenza e che fa la differenza non solo tra la formica e l'uomo, ma tra un alieno e l'uomo. Torniamo al dopo Malanga, mettiamola così. Esistono i malanghiani. Esiste anche una verità che viene identificata dai malanghiani come l'unica. In qualche modo anche lei dice la stessa cosa. Ciò che vi dico io è la verità. Non ce n'è un'altra. Cosa la distingue da un santone, da un maestro? Cosa distingue tutto ciò che le gira intorno da una setta? E vede questo rischio lei per il dopo Malanga? Allora, innanzitutto nell'universo tutti pensano, anche se non lo dicono, di aver ragione. E questo non è un problema di ego, come potrebbe sembrare, ma è un problema formale. Cioè, se io penso una cosa, ne sono convinto. Quindi io credo che sostanzialmente nel bene e nel male la mia probabilità che io abbia ragione è alta rispetto a qualcuno che dice qualcosa contraria. Quindi non si tratta di fanatismo personale o di egoicità, si tratta di funzionamento neuronale. Al di là del fatto che io abbia torto o ragione, ognuno di noi pensa di aver ragione. Detto questo, perché io dovrei avere più ragione degli altri? Va detta una cosa fondamentale, che la ragione o il torto sono concetti duali che non esistono. Ognuno di noi, ricordandosi di essere il creatore dell'universo, si crea l'universo a sua immagine e somiglianza. Quindi non è vero che c'è uno che ha torto e uno che ha ragione, ma ci sono tante persone che, avendo consapevolezza di sé differenti, si creano la loro realtà virtuale tutti i giorni. Da questo punto di vista, però, va detto una cosa, che mano a mano che il tempo scorre, per tutti ci sarà un unico modo di vedere com'è la realtà. Quindi ci sarà per forza una convergenza di consapevolezze. In quell'istante tutti arriveranno a vedere l'universo nello stesso modo. Io ritengo che è molto probabile che il modo che ho io di vedere le cose sarà
qualcosa che si assomiglia molto al modo finale, in cui tutti gli altri poi alla fine, dinamicamente, modificando il loro punto di vista step by step, vedranno alla fine le cose come ora le vedo io. Io ora le vedo in questo modo, fra 200.000 anni magari anche gli altri su questo pianeta lo vedranno in questo modo. Cosa faccio? Aspetto 200.000 anni perché la gente mi dia ragione? Ah, non me ne importa niente. Tanto so che comunque l'entropia rema in quella direzione. I followers, i malanghiani, io li temo fortemente, perché quando loro ti dicono Malanga ha detto delle cose importanti, Malanga mi ha salvato la vita, Malanga mi ha cambiato la vita, quante volte incontro queste persone e loro credono di avere capito quello che dico io. Io sono sicuro al 99,9% che loro credono di aver capito, ma non hanno capito quello che ho detto io. Questa cosa, da un punto di vista storico, si potrebbe avere con Gurdjieff, con Gesù Cristo, con Sai Baba, con Buddha. Tutti credono di essere i buddisti e di aver capito Buddha, ma sono sicuro che Buddha, se parla con i buddisti, che sarebbero i suoi fan, i suoi followers di ora, si metterebbe a ridere. Ecco, io ho la stessa impressione, è per quello che, ritornando alla prima parte di questa intervista, io ora che ho capito questo, ho anche capito che devo parlarne meno. Non mi ha risposto però alla parte finale della domanda, ovvero se vede il rischio in un dopo Malanga della creazione, dell'emersione, diciamo, di qualcosa di simile ad una setta. Io lo vedo questo rischio, sinceramente. Dunque, alla lunga questa cosa Lei lo non vorrebbe? Alla lunga questa cosa non succede, e non succede perché l'entropia aumenta secondo il secondo principio della termodinamica. In tempi brevi, in tempi corti, il rischio che questa cosa accada c'è da un punto di vista probabilistico. La probabilità è un numero superiore a 0, piccolo a piacere. E lei lo vorrebbe? Non ci penso nemmeno. Spero rimanga a lungo su YouTube questa intervista. Lo spero per lei soprattutto. Qual è la sua domanda fondamentale? Io credo di non avere più domande. Qual era? La mia domanda fondamentale era: sei sicuro di avere capito? Perché per me la cosa importante, soprattutto il target, l'obiettivo fondamentale non è guarire. Per esempio, se hai una malattia, se hai un problema da risolvere, quanto fa 2 più 2? 2 più 2 è come una malattia. Se hai una vita da trascorrere, la vita è una malattia che poi termina con la morte. La mia domanda avrebbe potuto essere: come faccio a guarire? L'obiettivo non è come faccio a guarire, l'obiettivo è come faccio a capire, perché nell'istante in cui capisco sono guarito. E allora il mio problema di oggi non è guarire, il mio problema di oggi è guarire, comprendendo. Se te non hai compreso non guarisci. Allora, come effetto e non come obiettivo? Sì. La cosa importante è che io credo di aver capito. Qualcuno mi chiede: ma perché, se tu hai capito e hai capito anche come si fanno i miracoli, non ti metti lì? Magari non ti riesce subito, ma dopo qualche meditazione magari tu riacquisisci la vista. Quante volte me l'hanno chiesto? E la mia risposta immediata è stata: ma a me non mi importa riacquisire la vista. Anzi, da ciecato ci vedo molto meglio. La cosa importante non è vedere con gli occhi, è capire con la coscienza. Se lei incontrasse un alieno gli chiederebbe qualcosa? Sì, togliti dai coglioni. E invece l'alieno atterra sulla Terra, la incontra, lei è il primo essere umano che incontra sulla faccia della Terra e gli chiede: cos'è l'essere umano? Lei cosa risponde? È quello che tu credi di vedere. Chi vorrebbe sentir rispondere a queste domande? Il professor Fagin.
Grazie, magari. Facciamo un appello al professor Faggin, vediamo se è disponibile a venire su Me Più, io lo ospito molto molto volentieri. Grazie professor Malanga. Le faccio e faccio anche a tutti gli spettatori, diciamo, di questa intervista una breve comunicazione che penso che sia già abbastanza emersa dai contenuti pubblicati negli ultimi giorni. Questa è un'intervista che chiude un ciclo di Me Più e ne apre un altro. Il ciclo di Me Più è durato fondamentalmente 6 anni, dal 2019 fino a adesso, 6 anni e mezzo, ed è stata una fase sperimentale. La fase sperimentale di Me Più è finita. Un altro ciclo si è aperto a settembre-ottobre del 2019, quando ci siamo incontrati noi per la prima volta, e anche questo oggi finisce. Mi sento di dire questo, mi sento di prendere questa strada in questo momento, e le chiedo, se le va professore, di prenderci una pausa dalla creazione dei contenuti, anche se sono sempre stato io a chiedergli, lo specifico perché dicendogli che le chiedo di prenderci una pausa sembra quasi che sia stato lei a chiedermi di essere presente su Me Più. Ho bisogno in questo momento di fare un determinato percorso e le chiedo se è disponibile, ci rivediamo alla fine del percorso. Assolutamente, sono uno sperimentale. Magari tra un annetto, magari tra 2, molto probabilmente poi, perché poi alla fine a noi ci scappano queste cose, ci sarà la telefonatina, il contributino, l'intervistina all'atere della conferenza, eccetera, però questo tipo di intervista vorrei fortemente che venisse ripetuta tra 1 o 2 anni alla fine di questa fase nuova di Me Più. Mi sembra scientificamente, galileianamente parlando, corretto. Grazie mille, grazie di essere stato con noi costantemente in questi anni, grazie di tutto il lavoro che ha fatto, grazie del contributo, grazie anche a tutte le persone che ci hanno sostenuto fino ad oggi. Certo. Neanche quello, l'altro. Ce n'è un altro uguale. Ce n'è un altro sempre con scritto Manfrotto, però è tutto nero. Scusa, Mirko. Sì, Capita. La legge di Murphy, Sì. l'ultima. Se poteva andare storto qualcosa. Sicuramente ci va. Esattamente. E di capire che, insomma, anche qual è il tuo limite. Che non siamo mica, nessuno di noi, cioè io non posso avere le competenze di questo, di quello, di quell'altro, per cui devo anche sapere ascoltare. Cioè, non è che... Ti aggiungo una cosa, questo è uno dei motivi per i quali ho smesso di occuparmi di attualità. Ecco, sì, hai fatto bene,